Benvenuti! Oggi, in questa analisi, ci immergiamo in un vero e proprio mistero della nostra società. Pensateci un attimo, perché alcune democrazie sembrano fiorire spinte da un'enorme partecipazione dei cittadini, mentre altre fanno una fatica tremenda anche solo a far funzionare le istituzioni di base? Beh, tuffiamoci nei dati per scoprire le dinamiche nascoste che legano le nostre relazioni più intime, quelle familiari, all'intera sfera pubblica. Ma insomma, cosa determina davvero il nostro impegno democratico? Cosa spinge un'intera popolazione ad alzarsi la mattina per andare a votare, a fare volontariato, a firmare petizioni o semplicemente a fidarsi delle proprie istituzioni? Si potrebbe pensare che sia solo una questione di soldi, no? O magari di istruzione formale. E invece l'evidenza ci suggerisce che la risposta potrebbe nascondersi molto più vicino a noi, letteralmente all'interno delle nostre case e nelle tradizioni che assorbiamo fin da quando siamo bambini. Sezione 1. Il mistero della partecipazione civica. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Sezione 2. La teoria del familismo amorale. Tutto parte da un'osservazione, oserei dire illuminante, fatta da un ricercatore americano, Edward Banfield. Immaginate di essere in un piccolo villaggio del sud Italia, negli anni 50. Banfield nota qualcosa di molto particolare e conia questo termine familismo amorale. Cos'è esattamente? In pratica è un equilibrio sociale dove le persone si fidano ciecamente e si preoccupano esclusivamente della propria famiglia immediata. E fin qui tutto bene, ma il punto è che si aspettano che tutti gli altri facciano esattamente lo stesso. Di conseguenza, ed è del tutto razionale dal loro punto di vista, non si fidano per niente di chi sta fuori dalla cerchia familiare. È come se si creasse un muro invisibile verso la cosa pubblica, perché tutto ciò che non è famiglia viene visto con un profondo sospetto. E la cosa pazzesca è come tutto questo si trasmetta nel tempo, quasi come un libretto di istruzioni intergenerazionale. Guardiamo i passaggi. Primo, ai bambini viene insegnata una fiducia assoluta verso i propri familiari. Secondo, viene instillata, in parallelo, una forte sfiducia verso gli estranei. Terzo, ed è un indicatore cruciale, si insegna che l'obbedienza è una virtù di gran lunga superiore all'iniziativa personale, cioè si premia chi sta al suo posto, creando una vera e propria resistenza al cambiamento. Quarto e ultimo passaggio, il risultato di questa catena è una bassissima partecipazione civica, che purtroppo persiste implacabile attraverso le generazioni. Sezione 3. Dati globali. Famiglia contro politica. Ora allarghiamo lo sguardo. Abbandoniamo il singolo villaggio e guardiamo ai dati del World Value Survey, un'indagine globale incredibilmente rigorosa. E qui emerge un contrasto pazzesco tra culture diverse. Da un lato abbiamo il Nord Europa. I legami familiari sono più deboli, ma troviamo un altissimo capitale sociale, tantissima fiducia negli estranei e un'enorme partecipazione civica. Dall'altro lato troviamo il Sud Europa, ma anche l'America Latina e varie zone dell'Asia e dell'Africa. Qui la famiglia è tutto, i legami sono fortissimi e coesi, eppure l'impegno civico e la fiducia nelle istituzioni crollano. Attenzione però, dobbiamo essere chiarissimi su questo punto. Non stiamo dicendo che una cultura sia buona e l'altra cattiva. Stiamo semplicemente e oggettivamente osservando come società diverse decidano di organizzarsi. E i numeri di questo studio confermano una relazione inversa che è solida come una roccia. Più dai peso alla famiglia, meno ti importa della politica. E la cosa che mi fa letteralmente impazzire è che questa regola tiene anche se togliamo dall'equazione elementi come il reddito o il livello di istruzione. Per dargli una prospettiva concreta, immaginate di prendere una persona con legami familiari molto blandi e una con legami fortissimi. Bene, l'aumento del disinteresse politico tra questi due estremi è paragonabile all'impatto che si avrebbe se prendessimo una persona laureata e le dessimo improvvisamente solo un'istruzione elementare. L'effetto della cultura è semplicemente devastante. E badate bene, non stiamo parlando solo di fare due chiacchiere al bar. Lo studio ha misurato la voglia di passare all'azione vera e propria, cose come firmare petizioni, boicottare prodotti, scendere in piazza in manifestazioni autorizzate, fino ad arrivare agli scioperi selvaggi e all'occupazione di edifici. Insomma, tutto il pacchetto completo dell'attivismo. E i dati parlano chiaro. Chi ha legami familiari di ferro è sistematicamente meno propenso a fare anche solo una di queste cose. Meno volontariato, meno manifestazioni. È come se tutta l'energia venisse assorbita fino all'ultima goccia dalle mura domestiche. Sezione 4. La prova definitiva. Gli immigrati. Ok, a questo punto potreste legittimamente dirmi: scusa, ma magari è colpa delle istituzioni locali che fanno schifo e disincentivano le persone.
Obiezione correttissima. Ed è qui che arriva il vero colpo di genio dello studio. Per separare la cultura dall'ambiente, hanno usato lo European Social Survey per analizzare gli emigrati di seconda generazione. Parliamo di persone nate, cresciute, che vanno a scuola e lavorano sotto le stesse identiche leggi e istituzioni dei cittadini locali. Quindi il ragionamento è semplice. Se il loro modo di rapportarsi alla politica è diverso dalla media locale e assomiglia invece a quello del paese di origine dei genitori, bingo! Significa che stiamo guardando a un tratto puramente culturale, trasmesso in famiglia, e non a un problema delle istituzioni locali. 32. Sì, avete sentito bene. 32 sono i diversi paesi di destinazione analizzati. Non hanno guardato solo a chi emigra negli Stati Uniti, come spesso si fa. Con una mole di dati del genere spalmata su 32 nazioni si elimina ogni singolo dubbio che i risultati possano essere distorti dalle regole di un singolo paese. È un'analisi di una robustezza impressionante. E guardando questi dati, il quadro si compone alla perfezione. I figli di chi arriva da paesi con forti legami familiari, anche se vivono in un ambiente completamente nuovo, mantengono comportamenti molto specifici. Guardano meno telegiornali, leggono meno di politica, sono meno interessati alla cosa pubblica e si fidano molto meno degli estranei. Sembra proprio che i legami familiari forti e la fiducia generalizzata giochino a un gioco a somma zero. Se versi quasi tutta la tua riserva di fiducia all'interno del nucleo familiare, ne rimane davvero pochissima, per non dire nessuna, da spendere nel mondo esterno. Sezione 5. Legami forti. Un bilancio finale. Arrivati a questo punto, è assolutamente vitale fare una precisazione. Avere legami familiari fortissimi non è una malattia da curare, è semplicemente un equilibrio diverso, con i suoi immensi pro e i suoi contro. Le società focalizzate sulla famiglia offrono una rete di protezione emotiva ed economica incredibile. Chi ci vive riporta alti livelli di soddisfazione personale e una produzione domestica altissima, intesa come cura reciproca. Il prezzo da pagare, però, è una minore fiducia nelle istituzioni. Di contro, le società con legami deboli fanno funzionare alla grande la macchina democratica pubblica e si fidano del prossimo, ma devono rinunciare a quel supporto caldo e totalizzante della grande famiglia unita. E tutto questo explainer ci lascia con una domanda gigantesca per il nostro futuro. Visto che, come abbiamo appena visto, i valori della famiglia cambiano in modo lentissimo, cosa succederà adesso? La globalizzazione ci renderà piano piano tutti uguali, smussando queste differenze? Oppure, al contrario, questo mondo che va sempre più veloce creerà l'istinto di aggrapparsi ancora di più a queste radici familiari locali per proteggerle? È una dinamica affascinante, vero? Ci fa capire come in fondo quel semplice tavolo attorno a cui ceniamo la sera continui nel silenzio delle nostre case a plasmare il destino stesso delle nostre democrazie.